verbi predicativi e verbi copulativi. Nella lingua italiana i verbi, in base al loro significato e alla funzione che svolgono in una frase, si distinguono in due categorie: verbi predicativi e verbi copulativi. Scopriamo subito quali sono i verbi predicativi. I verbi predicativi sono quei verbi che da soli hanno un senso compiuto, cioè che da soli predicano, dicono qualcosa sul soggetto. Ad esempio, sono verbi predicativi: leggere, dormire, giocare, mangiare, miagolare, nevicare, piovere. Alcune frasi: il gatto dorme. Serena e Veronica mangiano un panino. Nevica. In italiano la maggioranza dei verbi sono di tipo predicativo e in analisi logica costituiscono il predicato verbale. Vediamo ora quali sono i verbi copulativi e le loro particolarità. I verbi copulativi sono quei verbi che da soli non hanno un senso compiuto e che per esprimere qualcosa di determinato sul soggetto hanno bisogno di un nome o di un aggettivo che ne completi il senso. I verbi copulativi, come ad esempio essere, nascere, morire, sembrare, diventare, crescere, restare, in una frase svolgono la funzione di copula, cioè collegano il soggetto con la parte nominale, ossia con un nome o un aggettivo che ne indica la qualità, l'identità o lo stato. Alcuni esempi: Mirko è stato attento, Lola sembrava turbata, sei diventata saggia. Il verbo copulativo per eccellenza è il verbo essere, che oltre a svolgere le funzioni di verbo ausiliare e di verbo predicativo, svolge anche la funzione di copula. Due esempi: Gabriele è ingegnere, le mie scarpe erano vecchie. L'aggettivo o il nome che segue il verbo essere in funzione di copula costituisce la parte nominale del predicato o il nome del predicato e in analisi logica, insieme al verbo essere, costituisce il predicato nominale. Gli altri verbi che oltre al verbo essere svolgono la funzione copulativa si distinguono nelle seguenti 4 categorie. Verbi effettivi, che sono sempre intransitivi e che possono esprimere un'apparenza o sembianza, come apparire, parere e sembrare, uno stato, come restare, rimanere, stare, una trasformazione, come divenire e diventare. Esempi: Caterina pareva una ragazzina. Il problema resta insolubile. Giulio è diventato insopportabile. Verbi appellativi come chiamare, appellare, definire, denominare, soprannominare. Esempi: Ginevra è soprannominata la gatta. Il presidente è definito un grande uomo. Verbi elettivi come leggere, nominare, creare. Esempi: a breve sarò eletto capoclasse. Claudio è stato nominato direttore. Verbi estimativi come stimare, considerare, reputare, ritenere, credere. Esempi: Laura è ritenuta pettegola. Considero la preside intelligente. Nota bene: diversi verbi che possono essere usati in funzione di verbi copulativi come nascere, crescere, vivere, invecchiare, morire, rendere, riuscire, fare, eccetera, possono essere usati anche in funzione di verbi predicativi. Facciamo 2 esempi con il verbo nascere. Nel primo con funzione copulativa
nel secondo con funzione predicativa. Sono nata fortunata. Sono nata a Roma. Anche la parte nominale, nome o aggettivo che accompagni i verbi copulativi diversi dal verbo essere, in analisi logica forma con essi un predicato nominale. In questo caso è però definita complemento predicativo del soggetto o dell'oggetto.